che ci sarà utile nel periodo di Pasqua. Nel canale vi ho proposto il casatiello, vi ho proposto la pastiera, vi ho proposto qualcosa di tradizionale. Oggi andremo a preparare in realtà un pan brioche salato che ci permetterà di realizzare delle forme tipicamente pasquali. Io vorrei realizzare un agnellino, per cui adesso andiamo a vedere gli ingredienti e come procedere. Per questa ricetta avremo bisogno di 250 g di farina Manitoba, 250 g di farina 00, 2 uova, 50 g di zucchero semolato, 7-10 g di sale, 100 g di burro, 180 g di latte scremato, io l'ho sostituito con l'acqua in realtà, e 10 g di lievito di birra. Questo agnellino sarà farcito, per cui per il ripieno avremo bisogno di 250 g di ricotta, un uovo, un pizzico di sale, pepe quanto basta, una trentina di grammi di parmigiano, 150 g di prosciutto cotto, 100 g di salame piccante e 100 g di provola. Gli ingredienti saranno visibili anche in descrizione, per cui non fermate il video e proseguite nella visualizzazione. Prima cosa, nella planetaria andiamo ad attivare il lievito, per cui inseriamo 10 g di lievito disidratato. Tenete presente che se utilizzerete un lievito fresco ne avrete bisogno esattamente del doppio. Andremo ad aggiungere il latte intiepidito, o in questo caso l'acqua intiepidita, solo una parte. Nutriamo il lievito con un cucchiaino di zucchero e amalgamiamo. Fatta questa operazione, lasciamo riposare il lievito per circa 5-10 minuti in modo tale che si attivi. Questo ci faciliterà nella lievitazione. Tenete presente che stiamo utilizzando della farina Manitoba, di conseguenza i tempi di lievitazione, essendo una farina forte, si allungheranno. Trascorso il tempo necessario, andiamo ad inserire all'interno della planetaria farina, zucchero, iniziamo a lavorare a velocità 1 e aggiungiamo gradualmente il resto dell'acqua. Uniamo anche un uovo per volta. Non aggiungeremo il secondo se il primo non si sarà perfettamente amalgamato. A questo punto aggiungiamo anche il sale. Ricordate sempre che il sale va unito agli impasti lontano dai lieviti. Procediamo con il burro, un pezzettino per volta. Il burro deve essere leggermente intiepidito. Lavorate l'impasto a velocità 1 per almeno 5 minuti. Trascorsi i primi 5 minuti io ho cambiato il gancio K con il gancio S. Adesso vado a cambiare anche il tipo di velocità, lavorerò altri 5 minuti con velocità 3. Trascorsi gli altri 5 minuti a velocità 3, riporto la macchina a velocità 1. Questi passaggi io li ripeterò per circa 5-6 volte, per la durata di almeno 20-30 minuti. Questo perché? Perché la pasta brioche più viene lavorata, più ingloba aria, di conseguenza più tenderà a risultare soffice. Non dovrete avere assolutamente fretta. Questa è una ricetta che vi richiederà veramente tanta pazienza. Volete sapere perché? Continuate a guardare il video e scoprirete un piccolo segreto. Una volta che l'impasto avrà raggiunto la giusta consistenza, vedete com'è bello elastico, lo mettete a lievitare in una ciotola. Io l'ho precedentemente oliata in modo tale che poi nel momento in cui andrò a riprendere l'impasto questo non si appiccichi alle pareti. Una volta raccolto così in una palla, vado a coprire con della pellicola e pongo a lievitare per le prime 2 ore. Potete coprire la ciotola con una coperta e porla vicino a un termosifone ad esempio, oppure preriscaldare leggermente il forno, spegnerlo, riportare la temperatura minimo a 30 gradi perché al di sopra i lieviti muoiono, e poi porre la ciotola a riposare. Nel frattempo, mentre il nostro impasto è a riposo e lievita, passiamo alla preparazione della farcia. Per cui in una ciotola piuttosto capiente vado ad inserire della ricotta, aggiungo un uovo, formaggio, prosciutto, una spolverata di pepe e sale quanto basta e vado ad amalgamare il tutto. E dopo aver atteso pazientemente che il nostro impasto abbia lievitato, adesso passiamo alla realizzazione dell'agnellino vero e proprio, quindi diamo libero sfogo alla nostra creatività.
È arrivato il momento di sgonfiare l'impasto e di portarlo su un piano di lavoro, per cui andiamo a spolverizzare una spianatoia e ci riversiamo l'impasto. Diamo qualche piega, prendete una teglia e foderatela di carta forno. Adesso iniziamo a prelevare delle piccole porzioni di impasto che andremo via via a farcire secondo la nostra fantasia. Un pezzo più grande lo appiattiamo, ci servirà ovviamente per il faccino della pecorella. Io in questo caso lo riempirò della crema di ricotta che abbiamo realizzato precedentemente. Vado a chiudere e vado a realizzare il faccino, ma sarà leggermente allungato. Ovviamente serrate bene in modo tale che il ripieno non venga fuori e vado ad adagiarlo sulla teglia. Con altre 2 piccole porzioni vado a realizzare invece le orecchie e qui vado a mettere del salame piccante e della provola dolce. Ovviamente voi potrete inserire gli ingredienti che più vi piacciono. Le orecchie invece le facciamo un po' più lunghe. Se c'è dell'eccesso di pasta ovviamente eliminatelo. E adesso andiamo a comporre anche il resto del corpo. Una volta che avrete ultimato l'impasto e realizzato la vostra forma, prendete un uovo, aggiungete qualche goccia di latte, amalgamate e slegate il tuorlo e con ciò che avrete ottenuto spennellate l'agnellino. Passiamo adesso alla decorazione. Ovviamente metteremo 2 occhietti, che possono essere 2 acini di pepe o 2 olive come in questo caso. Io sto usando dei semi di papavero, ma voi potreste usare qualsiasi altro tipo di semino. Vado a mettere in evidenza le orecchie, pure le zampe, poi ovviamente sta a voi usare la vostra fantasia. Completate il tutto con semi di sesamo. Ed ecco qui il risultato del nostro lavoro. Se questa ricetta vi è piaciuta, mi raccomando, lasciate tanti like e iscrivetevi al canale. Io vi aspetto con la prossima ricetta. Ciao!